nella mia esperienza lavorativa, ma in realtà anche da come ho parlato con Philip, il mio manager, c'è un'altra cosa sottostante alla trasparenza, all'ispezione e all'adattamento, che è la fiducia, soprattutto quando si parla di relazioni tra persone. Però mi dicevi, quando abbiamo preparato questa puntata, che in realtà la fiducia in sé non è un pilastro di Scrum. E allora volevo Sì. chiederti, ecco, che rapporto c'è tra la fiducia e Scrum? Allora, innanzitutto Scrum è cosa ha nella guida? I valori. Scrum si basa su 5 valori e è un modo per descrivere, diciamo, quello che è l'essenza di una squadra Scrum, quello che gli autori hanno ritenuto indispensabile dover specificare, perché poi dopo veramente quando si parla di sfera valoriale, no? Uno potrebbe dire perché quest'altro valore non è importante, quindi potresti continuare a aggiungerne all'infinito, però si sono fermati su questi 5. Quali sono questi 5 valori? Il primo è il rispetto, il rispetto per le persone che lavorano, il rispetto per le persone che useranno ciò che facciamo, il rispetto per coloro che finanziano ciò che stiamo facendo. Quindi, visto in un contesto lavorativo, il rispetto è per i dipendenti, per l'azienda e per i clienti. A cosa serve il rispetto? Il rispetto è abilitante, innanzitutto perché lavorare in un posto dove c'è il rispetto si lavora meglio, e questo è indubbio, ma soprattutto perché il rispetto è abilitante alla trasparenza, o meglio, la mancanza di rispetto mina la trasparenza, cioè in un posto dove le persone non si sentono rispettate tenderanno a proteggersi e quindi a nascondere le cose che vanno meno bene. Questo quindi cosa succederebbe? Minerebbe la trasparenza ed ecco che il processo empirico ce lo siamo già giocati. Partendo dal rispetto, quindi, dando per scontato che c'è rispetto in questo gruppo, in questo sistema, un valore è l'impegno, perché la squadra all'inizio dell'iterazione dice vabbè, mi impegno su questo obiettivo e cerco di portarlo a termine e consegnarlo nel tempo della scatola di tempo abbiamo definito, no? Quindi se sono le 2 settimane mi impegno a raggiungere questo sprint goal in 2 settimane. Contemporaneamente abbiamo la focalizzazione, cioè se volete che qualcuno si impegni a fare qualche cosa, chiaramente gli dovete dare il tempo e la necessaria tranquillità per raggiungere l'obiettivo, perché se tu manager dai un obiettivo e poi continuamente vai a distrarre le persone con altre cose, ecco che raggiungere l'obiettivo diventa problematico. Quindi la focalizzazione va insieme, diciamo, con l'impegno, ovvero non puoi avere un impegno se non hai anche una focalizzazione. E si richiede l'apertura a suggerimenti che possono dare gli stakeholder, ad esempio, alla revisione, i suggerimenti che può dare lo Scrum Master per migliorarci, i suggerimenti che il produttore riceve dai clienti, da chiunque sia all'esterno della nostra squadra interessato a ciò che facciamo, e il coraggio. Perché? Perché per ogni volta che voi migliorate è perché avete cambiato qualche cosa. Ma non è che tutte le volte che cambiate qualche cosa queste migliorano, quindi occorre il coraggio per cambiare qualche cosa che magari funziona già bene, ma per avere l'eccellenza. E quindi messi tutti e 5 il discorso della squadra Scrum, no? Quindi il rispetto, l'apertura, il coraggio, l'impegno e la focalizzazione. Tu mi parlavi di fiducia. Sì. Allora, la fiducia la si trova nel manifesto Agile, nei principi, anzi vado a prenderlo, quindi il sito è agilemanifesto.org, c'è la traduzione anche in italiano, c'è tutte le lingue, e nella pagina del manifesto c'è il primo link, è i 12 principi del manifesto Agile. Uno dei principi, 1, 2, 3, 4, 5, il quinto, per la precisione, dice fondiamo i progetti su individui motivati, diamo loro l'ambiente, il supporto di cui hanno bisogno e confidiamo, che in inglese è trust, quindi fiducia, nella loro capacità di portare il lavoro a termine. Quindi questo va bene dal manifesto Agile. Dal punto di vista Scrum, la fiducia io la vedo come mi piace vincere facile, perché? Perché se c'è un processo empirico, ho una squadra, questa professa la trasparenza, mi fido
ma con un livello di rischio abbastanza basso, perché ogni 2 settimane magari mi fanno vedere cosa stanno facendo, il processo è tutto trasparente, riflettono anche, quindi alla fine no, io stesso faccio l'imprenditore, mi fido fino a un certo punto, perché cioè, l'atto di fede è rispetto a qualcosa che non si vede, se è tutto trasparente ti fidi di qualcosa che vedi, mi fido che oggi fa caldo, cioè, quindi ecco, questo è l'antesto, cioè se implementate le regole Scrum bene con i valori, la fiducia viene quasi gratis, perché non dovrebbe essere un atto così coraggioso confidarsi in un team che lavora così.